sono al giardino botanico di Tbilisi. In realtà io volevo andare al giardino giapponese, sedermi su una panchina tranquillo, leggere un libro, mi sono portato il Kindle o studiare un po' georgiano. Un'oretta, non sapevo che in realtà, ecco, sono finito al giardino botanico, che però è tutto in salita, come vedete, è una montagna e sono due vallate, cioè c'è una vallata in mezzo e due montagne, quindi è tutta in salita. È la prima panchina che ho trovato, sono distrutto, cercavo un posto, ho detto ah che bello, il giardino giapponese, erba, ombra, prato, tranquillità. Mi sono fatto non so quanta salita sull'asfalto e adesso ho trovato una panchina e mi metto qua. Sembra tutto bello, in realtà sono di fianco a delle macchine, ragazzi, questi sono i segreti della telecamera, quindi non lo so, sono stanco in realtà e credo che rimango qua un attimino a riposarmi, poi scendo e mi metterò in un bar a leggere, studiare un pochino e a rilassarmi. Sono quasi 2 settimane che sono arrivato a Tbilisi. La prima impressione della città è ottima. In realtà c'ero già stato 3 anni fa, prima del Covid, ma avevo semplicemente viaggiato un po' per il paese, quindi a Tbilisi avevo passato 4 giorni, forse 5, quindi non molto. Ho, come sempre, iniziato a organizzare il mio language exchange, ho partecipato a un po' di incontri internazionali. Ogni giorno sembra esserci un club per parlare una lingua diversa, c'è quello di francese, russo, tedesco, spagnolo, italiano, georgiano. Quindi posso sbizzarrirmi, diciamo, non sono ovviamente andato a tutti, sono andato a un paio ed è stato divertente, carino. Sto usando tanto il russo perché è pieno di persone sia russe che anche dall'Ucraina, che lavorano da remoto nel coworking, perlomeno dove sto lavorando io. Ce n'è un altro un po' più internazionale. La gran parte comunque dei digital nomad sembra siano americani o inglesi, australiani anche, quindi tanta gente che parla inglese in realtà come lingua nativa. Tra un po' organizzerò anche la mia solita talk in cui racconto come imparare qualsiasi lingua. Sono stati gentilissimi le persone, la ragazza del coworking, perché mi fa: Simone, bellissimo, dai, organizziamo l'evento, vai, facciamo, eccetera. In un attimo ci siamo organizzati. Adesso sono al parco botanico, non so se sentite il rumore. Devo dire che non mi ha entusiasmato tantissimo il parco, c'è un po' troppo asfalto, mi sarei aspettato un pochino più di verde, ma devo dire che non ho neanche visto tutto, quindi magari nell'altra parte del parco ci sarebbe stato un po' più di verde. Si mangia benissimo in Georgia, questa non è una novità, quindi ho già provato tipo non so quanti posti diversi, ristoranti, bar, caffè, pranzo, cena, una cosa e l'altra, anche perché i prezzi sono molto onesti, nonostante l'euro ultimamente abbia perso tantissimo, però comunque rimane molto più conveniente che non in Italia piuttosto che in Austria o altre capitali europee. Questo weekend andrò a fare un tour in montagna che ho prenotato con una guida. C'è una regione con alcuni laghi. Io, vivendo in Austria, ragazzi, mi mancano le montagne. Se non ci vado in Georgia, ragazzi, le montagne arrivano a 5.000 metri, quindi qua non scherzano per niente con le montagne, ed è una delle ragioni in realtà per cui sono venuto in Georgia. Amo le montagne, ragazzi, e volevo esplorarle un po' di più. Ero stato 3 anni fa nella regione di Kazbegi e adesso invece andrò a Tusheti, Mestia, credo che si chiama Reccia, l'altra regione. Devo ancora un attimo imparare ad orientarmi bene. Quindi totale, le prime 2 settimane, devo dire, sono iniziate molto bene. Mi trovo in un quartiere che è un po', da quello che ho capito, ci sono tante persone internazionali, tanti stranieri per, diciamo, le prime 4 settimane, dove oramai ho già prenotato. Mi piacerebbe esplorarne un altro per avere un'idea diversa della
città, perché sicuramente è bello stare in un quartiere dove ci sono dei bei caffè, dei bei posti, eccetera, però è un po' più internazionale. Vorrei vedere un quartiere dove invece c'è gente georgiana, che non sia al centro, perché in centro, come ben sappiamo, ci sono spesso troppi turisti. Io cerco di vivere la città, quindi sono un po' al di fuori. Di fianco al coworking, ragazzi, c'è una scuola di yoga e prenderò la mia prima lezione di yoga. Non ho mai fatto yoga in vita mia, come sapete faccio meditazione oramai da 3 anni tutti i giorni, quindi ho pensato potrebbe essere qualcosa di interessante da esplorare. Vediamo un po' quanto mi diverto. Mi sto divertendo tantissimo a parlare con i tassisti, in realtà in georgiano, perché è super bello. Cioè io salgo in taxi e inizio a chiacchierare in georgiano, gli dico ehi ciao, come stai, come va, mi piace Tbilisi, mi piace la Georgia, eccetera. 3-4 parole, capisco circa il 30% di quello che mi rispondono e rigiro un attimino quello che mi dicono, quel poco che capisco, uso le parole che conosco per mantenere attiva la conversazione. È un po' un trucco, perché in realtà in questo modo si può parlare con una persona anche senza realmente sapere molto di una lingua, no? Teniamo la conversazione attiva, questi mi rispondono, io rispondo e in questo modo si impara davvero una lingua con il tempo. E questo, ragazzi, è stato il riassunto delle mie prime 2 settimane in Georgia, a Tbilisi. Se volete continuare a seguire le mie avventure in Georgia e in giro per il mondo, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e date un occhio a questa playlist. Ciao ragazzi, a prestissimo.